Ciao ragazzi, oggi torniamo a parlare del mio metodo di allenamento, il moltiplicatore. Andiamo a parlare più nello specifico della parte pratica in questo caso, più che della parte diciamo che riguarda la sfera mentale come abbiamo fatto l'altra volta, e vorrei concentrarmi sul discorso dello scarico. Allora, per chi mi segue da anni, insomma, lo ridico comunque anche appunto per i nuovi ascoltatori o per chi comunque non sa questa cosa, io diciamo non ho mai scaricato in vita mia. È capitato a volte di prendermi magari qualche stop d'allenamento per motivi terzi, che so, magari una vacanza, qualcosa, ma di norma magari ho fatto, che ne so, 3 giorni di riposo ogni tanto, ma non un vero e proprio scarico. Non ho mai fatto quella, diciamo, quella pausa scandita dopo, che ne so, 3-4 settimane di carico, semplicemente perché non ne ho mai sentito il bisogno. Nel senso, io sono sempre stato, nel corso degli anni mi sono abituato a reggere un volume di allenamento sempre più grande e in realtà ho sempre ottenuto dei risultati continui, quindi non ho mai sentito il bisogno di scaricare. Anzi, le volte che mi fermavo per qualche giorno, poi quando tornavo facevo fatica a rimettermi in moto allo stesso livello del, diciamo, pre-pausa, ok? Quindi di norma non l'ho mai fatto, anche perché non penso che il corpo umano abbia bisogno di una pausa così per forza, diciamo, netta ogni tot settimane, ok? Penso che sia una cosa che vada un po' più contestualizzata a seconda delle situazioni. Inoltre, per molti anni io mi sono allenato sempre con carichi molto pesanti, diciamo proprio vicini al massimale, alla singola ripetizione, all'1 RM. Però ho sempre utilizzato dei metodi, i miei altri 2 metodi di allenamento, ossia il metodo a tempo e il metodo della Luppe Zavorra, che mi permettevano di farlo. Per quale motivo? Perché il metodo a tempo ti fa fare un sacco di volume a buffer e poi hai un massimale, sì, ma il massimale fatto in quel momento è come se non fosse pesante, perché l'allenamento, il corso di allenamento è a buffer, quindi quella è come se fosse una prova. Dopo che ti sei messo bene in moto, anche a livello neurale ti sei molto scaldato, diciamo, quindi non ti va a pesare. Il metodo Luppe Zavorra lo impostavo in un ramping, quindi facevo comunque un po' di volume di singole ben fatte, controllate, ed ero comunque molto abituato. E anche su questa cosa molti dicono non ci si può allenare sempre a massimale sulla singola. Non, diciamo, non metterei una definizione così netta del non si può. Direi piuttosto è più difficile migliorare allenandosi sempre a massimale, cioè deve esserci dietro una costruzione ben fatta, una predisposizione, un'abitudine a certi ritmi, e potrebbe essere magari possibile, magari non il 100% delle volte ovviamente, ma si può impostare un lavoro in cui magari lavorare pesante sempre, diciamo, possa essere sostenibile. Ok. Da quando però ho approcciato il moltiplicatore la cosa è cambiata perché come sapete questo metodo si basa su fare più ripetizioni, quindi non si lavora a singole massimali, ma si va sempre massimale, si va massimale ogni giorno. Però qual è la cosa incredibile secondo me di questo metodo, che si collega sempre al discorso che diciamo questo metodo rende molto difficile lo stallo, e che paradossalmente, nonostante voi andiate sempre massimale con questo metodo, voi sarete sempre in scarico. Allora, voi direte, com'è possibile tutto questo? È possibile grazie ad un particolare gioco di intensità che riguarda questo metodo. Come sempre vi ricordo che il metodo viene spiegato nel mio libro, vi lascio sempre il link in descrizione, perché è un metodo molto particolare, ampio, diciamo, da spiegare. Però volevo concentrarmi su questo. Questo metodo rende impossibile stallare proprio per questo motivo, perché voi, nonostante andiate sempre massimale, sarete sempre in una sorta di scarico, sia fisico che mentale praticamente. Quindi ogni volta, nonostante vi ritroverete a dare tutto voi stessi, sarete sempre riposati per la volta dopo praticamente. Inoltre, quindi si può dire questo, si può dire che io ho iniziato a fare questa sorta di scarico continuo da quando uso questo metodo, ma più che scarico io lo chiamo ricarico in realtà, soprattutto quando subentra la scelta del cambiare esercizio, perché può capitare, più che andare incontro al non miglioramento, che si vada incontro a una, diciamo, crescente difficoltà del miglioramento dell'esercizio, ok? Sia fisica che mentale, come sempre, come dico sempre, perché le cose vanno di pari passo, o che comunque si veda che si sta iniziando a migliorare magari più lentamente, ok? Se noi vogliamo mantenere una certa velocità
di progresso, dobbiamo anche sapere quando è il momento di cambiare, diciamo, esercizio. E se voi seguite spesso alcuni post che sto facendo adesso magari su Instagram, vedrete che io tendo dopo un po' a modificare la forma dell'esercizio, rendendola, diciamo, sempre migliore praticamente. Magari aggiungo, aumento il ROM, aggiungo dei dead stop e cose varie. Questa cosa comporta? Comporta un abbassamento del peso, quindi è come se tu facessi uno scarico, ma in realtà l'esercizio è più complicato perché hai un rialzo a livello qualitativo. E quindi praticamente è come se rimettessi subito in moto la macchina, perché dici sto scaricando perché il peso è basso, ma in realtà no, perché l'esercizio è più difficile, e immediatamente ti riabitui ai carichi che facevi prima in un esercizio qualitativamente inferiore, e quindi ecco che in realtà ricominci a migliorare. Quindi sei in scarico anche a livello di esercizi senza mai esserlo, sei in continuo ricarico. Ovviamente la scelta del momento adatto per fare questo cambiamento, diciamo, può essere complicata se uno non ha delle conoscenze, diciamo, gestionali adatte a livello di schede di allenamento, se non sa leggere bene, diciamo, l'andamento di una progressione. Però ovviamente impraticandosi con questo metodo, con l'applicazione di questo, si può diciamo iniziare a capire un po' meglio il funzionamento e anche quando è il momento di fare questi cambi. Anche io comunque adesso lo uso da quasi 2 anni ed è una cosa questa che ho iniziato a fare in un secondo momento, quando appunto ho preso un attimo pratica col meccanismo del tutto. Quindi volevo introdurre questo concetto oggi solamente, ossia il fatto che scaricare non vuol dire per forza fare un passo indietro. Scaricare può essere anche questa cosa, un continuo gioco di intensità o di difficoltà dell'esercizio a livello quantitativo, strutturato in un modo intelligente che vi permette in realtà di andare sempre avanti nonostante voi siate sempre riposati o stiate magari utilizzando un peso inferiore a quello che avevate utilizzato prima. Nonostante questo, appunto, voi continuerete ad andare avanti. Questo è tutto per oggi, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!